Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di World of Tanks. Un video che vede come protagonista il T-3481. Carro decisamente famoso all'interno di World of Tanks console ed è anche una delle poche esclusive che abbiamo, rispetto a PC naturalmente parlo. Il T-3488, perché ne voglio parlare? Perché è già un po' che spesso quando si parla di questo veicolo si vedono delle lamentele, si vedono delle persone, sembrano addirittura essere deluse. Dicono che il T-488 ragazzi è stato power creepato, non è più forte come una volta, non si riesce più a spaccare tutto come si faceva, quando era uscito era completamente broken. Insomma, avete capito l'andazzo. Spesso su subreddit si vede una discussione simile, la si vede magari citata anche in qualche commento di YouTube. Insomma, la gente quando ne parla ultimamente non sembra parlarne neanche troppo. Allora ragazzi, prima di tutto qua voglio porre sotto il vostro esame una partita gigante su T-488. È attualmente il mio record di danni sul veicolo, nonché il mio record di danni in assoluto in Tier 6. Non sono riuscito a fare lo stesso numero di danni neanche col Tigre 217, altro veicolo che monta lo short 88. Vi farò vedere dei video anche di lui molto presto. Allora, c'è un fondo di verità a questi discorsi sul power creep, perché effettivamente c'è stato un aggiornamento tot tempo fa che ha potenziato le penetrazioni sugli short 88. Lui però ne è rimasto fuori, ha diciamo tra virgolette la vecchia penetrazione dello short 88. Insomma, su altri carri con lo short, come il Tigre 217 per esempio, un altro veicolo premium di Tier 6, se hai 145 penetrazione sullo standard e 194 sulla PCR, su T-Telemat 88 ci si ritrova ad avere 132 sullo standard e 171 sulla PCR. Soprattutto questo 171 sulla PCR è pesante ragazzi, perché sono tanti millimetri di penetrazione in meno e è inutile girarci intorno. Col TT488 vi troverete ad usare molti APCR, perlomeno io mi trovo ad usare molti APCR. Sarà che quando si gioca in tier 6 si vede molto spesso la tier 8. Sarà che anche quando sei top 132 mm di penetrazione sono scarsini. Sarà che la shell velocity della PCR la preferisco molto di più rispetto a quella della P. Non è veloce neanche la PCR, figuratevi la P. Sognatevi di guadagnare soldi in questo veicolo, ma il senso di questo veicolo non è guadagnare soldi, è allenare gli equipaggi, perché ha 150% all'esperienza, 120% alla crew X e addirittura 7% alla free X, cioè si tira su anche l'esperienza tecnica questo carro. Ok, non ha nessun moltiplicatore all'argento, in più dà il suo massimo se gli si carica su anche il cibo per massimizzare il suo DPM, che ragazzi è un DPM veramente mostruoso, 4.98 ricarica con 220 alfa massimizzati. I carri fondono, se trovate un'occasione di far cantare sto cannone i carri fondono, cioè devasta tutto in pochissimo tempo. Una corazza che non è niente di che, però occasionalmente rimbalza, perché i russi sanno benissimo come si fanno queste cose. Insomma, il carro secondo me è un ottimo veicolo, anche perché è molto agile, possiede 17 e passa power to weight, quasi 17.8, che è molto, molto alto come valore per un medium, ottimo valore. Una velocità massima di 55 km/h, ragazzi, secondo me è un magnifico veicolo, soprattutto è molto flessibile, può riposizionarsi in maniera facilissima, riesce tranquillamente ad ottenere delle occasioni per fare dei flanking shot, quindi magari ovviare un po' la sua penetrazione, che diciamo è rimasta un pochino indietro, però con la sua flessibilità, il suo TPM si riescono a fare delle partite mostruose, dei carry assurdi. Ok, forse un po' limitati dalla quantità di munizioni che porta, che non sono tantissime per il suo rate of fire. Mi trovo abbastanza spesso nelle partite che si protraggono per più del solito a trovarmi con pochi colpi. Addirittura una volta ho rischiato di ottenere una fading, sì, poi non ci sono riuscito, per figuratevi, però per farvi capire. Ok, stiamo cercando di non farci più spottare dallo Sherman e dallo Stug che mi sta bombardando di colpi. Lo Stug ragazzi è cieco e non vede assolutamente niente, cioè più avanti nel video vedrete che addirittura arriveremo a spottarlo. In ogni caso
T3488, veicolo consigliatissimo, oltretutto è un double crew trainer, allena sia i russi che i tedeschi, quindi fa anche doppio, diciamo che fa doppio turno, è versatile anche da quel punto di vista, cioè anche al di fuori del gameplay, non costa tantissimo, non lo si trova spessissimo in sconto, lo è stato un mesetto fa, quasi due, ed è in quel momento che l'ho preso. Se lo trovate in sconto, se lo volete prendere, io ve lo consiglio caldamente, è un veicolo che regala molte soddisfazioni, si riescono a fare veramente delle partite giganti su questo veicolo e non è frustrante perché non è lento, non ha qualcosa di frustrante, addirittura ha 7 gradi di depression, ragazzi, che ok, non sono tanti, però 7 gradi è dove io colloco il limite di accettabilità, diciamo, sulla depression, quando inizia a dire ok, è carina, non ti fanno sclerare troppo le collinette, riesci a posizionarti magari in vari punti dove spunta su solo la torretta, quelli un pochino più bassini, però ce la si fa. Sono assolutamente utili quei 7 gradi. Ok, siamo leggermente in svantaggio in questa partita, 9-11, però siamo riusciti a penetrare fino a questo punto di Prokhorovka, adesso dovremmo riuscire a liberarci di questo Stug, siamo a 10-11. Liberarci dallo Stug e poter fare dei colpi da dietro, instaurare una sorta di crossfire che fa sempre vincere le partite quando ci riuscite. Questo T-34 non ha speranza, lasciamo mirare. Ecco, ogni tanto la precisione è troll, soprattutto quando non è mirato al massimo il cannone. Ecco, contro questo Boilermaker potete già vedere quanto la penetrazione dei colpi standard è proprio mediocre. Primo colpo assorbito, secondo rimbalzato. Ragazzi, era un Boilermaker messo di fianco, io non so. Questo me lo mangia, cioè ne è passato uno su 4. Ok, adesso finalmente riusciamo a penetrarlo. Sì, comunque il Boilermaker, per quanto sia un arto ottimo medio di tier 6, non riesce minimamente a eguagliare il DPM di questo carro, cioè troppo DPM, troppo alfa, cioè l'abbiamo fuso in pochissimo tempo. Adesso però dobbiamo correre verso la base, perché abbiamo dentro un OI che sta cappando. Dobbiamo riuscire a resettarlo. Come starete per vedere, l'OI non è neanche troppo, anzi è abbastanza intelligente, perché appena lo spottiamo il carro lo gira verso di noi, come quasi stesse intuendo che lo stiamo mirando da quella direzione. Infatti siamo costretti a scingolarlo. Qua vediamo un bellissimo carro sugli occhi, morto purtroppo, sarebbe molto più felice se fosse vivo. Avanziamo un po' per spottarlo. Siamo soltanto a 20 secondi dalla sconfitta e non c'è neanche più quel momento di stallo, le partite adesso finiscono istantaneamente e dobbiamo mirare i cingoli. Fortunatamente glielo colpiamo, resettiamo completamente la base, adesso siamo molto più tranquilli perché con più di 1 minuto e mezzo questo colpo non avrei nemmeno dovuto spararlo, perché uno I da davanti così non c'è alcuna possibilità di penetrarlo con la penetrazione che abbiamo sullo standard. È un bel 40 TP che non si capisce bene come mai sia in quella posizione, ci portiamo a casa la Top Gun e adesso lo I è distratto da un altro medio, possiamo tirargli dei colpi sul fianco per concludere questa ottima partita su T-3488 che ci fa andare a quasi 3500 danni per più di 2100 base experience sul carro. Un risultato mostruoso per la tier 6 per un carro, ragazzi, che definirei altrettanto mostruoso, perché 4.98 con 220 alfa più che mostruoso non saprei come definirlo.